Quanti soldi sta portando allora questo cammino straordinario dell'Inter in Champions League e soprattutto come cambiano quindi gli scenari futuri per la nostra Inter alla luce appunto di questa cavalcata fino alla finale della Champions League dove il prossimo 10 giugno affronteremo quindi il Manchester City. Cambiano tanto, sicuramente, a tal punto che in Inghilterra ho visto che alcuni giornalisti che stanno seguendo da vicino le vicende dell'Inter, sono arrivati addirittura a scrivere che l'Inter è passata dall'orlo del baratro al jackpot addirittura. Forse così dal mio punto di vista è un po' esagerato, nel senso che l'Inter non sta improvvisamente diventando ricca come lo sono magari i club di Premier League, perché lo ha detto lo stesso Marotta comunque, la Champions League non fa ricche le società, ma le porta verso la sostenibilità. Una frase del genere che ha rilasciato nei giorni scorsi e non è una frase banale, non è una dichiarazione banale né soprattutto un concetto banale, perché l'obiettivo della sostenibilità è un obiettivo imprescindibile per ogni società calcistica, a maggior ragione per l'Inter che sotto settlement agreement firmato con l'UEFA deve obbligatoriamente rimettere a posto i conti seguendo un percorso stabilito. Più velocemente però raggiungi questo obiettivo della sostenibilità, prima puoi programmare con maggiore libertà di manovra, quindi con un grande vantaggio rispetto anche a chi invece magari deve operare sotto delle scelte, diciamo, dettate da regolamenti e non solo. Quindi considerando anche quello che è il panorama italiano con la situazione attuale della Serie A, questa Champions League sta dando e darà una spinta molto importante a questo processo che può cambiare effettivamente il prossimo futuro dell'Inter. Ancor di più poi se si dovesse riuscire a centrare il colpo grosso, ovvero vincere la finale di Champions League, che avrebbe uno slancio ancora più importante. Ma adesso ci arriviamo. Prima, amiche ed amici passioni interisti, ben ritrovati, datemi subito un bel mi piace se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati con i nostri contenuti, i nostri approfondimenti. Parliamo della Champions League e di quelli che possono essere quindi gli effetti di questa Champions League, partendo da quanti soldi sta portando nelle casse dell'Inter questa edizione della Champions League, dove considerando i premi UEFA per le varie fasi, la quota base che è uguale per tutti nel momento della qualificazione alla fase a gironi di Champions League, il market pool e il ranking storico che si basa sui risultati degli ultimi 10 anni, di fatto l'Inter si è già garantita un tesoretto da poco più di 100 milioni di euro, attorno ai 101 milioni di euro già garantiti, ai quali vanno tolti circa 4 milioni di euro per la multa UEFA per il fair play finanziario di cui abbiamo già parlato in un altro approfondimento. Siamo comunque in quell'ordine di grandezza lì, attorno ai 100 milioni di euro, qualcosa come circa 40 milioni di euro in più rispetto ai 62 milioni che portò la scorsa Champions League, dove l'Inter venne eliminata agli ottavi di finale dal Liverpool. A questi premi UEFA e quindi tutti gli incassi derivanti dall'UEFA si aggiungono poi ovviamente i biglietti e quindi il botteghino di San Siro per le varie partite. Mi sono appuntato i vari dati perché l'Inter ha incassato 12 milioni e mezzo, record del calcio italiano per Inter Milan nella semifinale di ritorno, 8,2 milioni per Inter Benfica, 6,8 per Inter Porto, 4 milioni per il Viktoria Plzen, 4,3 col Barcellona e 3,5 col Bayern Monaco. Un totale di quasi 40 milioni di euro, 39 e mezzo circa, che porterà quindi gli incassi da stadio per l'Inter da San Siro in questo bilancio potrebbero superare complessivamente quota 80 milioni di euro. Anche qui circa una ventina di milioni in più rispetto allo scorso anno. Tutti questi numeri, uniti quindi al percorso anche in Coppa Italia dove c'è una finale da giocare, unito anche al piazzamento in Serie A, sperando di arrivare magari anche al secondo posto che porterebbe qualcosina in più, si possono tradurre in una stima per il bilancio che si chiuderà il prossimo 30 giugno 2023, che ci dà, diciamo, questa stima. Due notizie secondo me sono le più importanti per i tifosi. Non sto a darvi tutti i dettagli, cerco di sintetizzarvi quello che secondo me è più interessante per la maggior parte dei tifosi. Notizia numero 1 è che nonostante i mancati incassi del main sponsor, sappiamo insolvente Digital Bits che ha fatto perdere circa una ventina di milioni di euro, anche qualcosina in più rispetto alle previsioni che si erano fatte in questa stagione, inevitabilmente se tu fai una previsione di incassi con una relativa previsione
previsione di spesa per questa stagione e ti vengono a mancare oltre 20 milioni di euro, è un danno non banale sicuramente, però nonostante questo, appunto, questi risultati permetteranno all'Inter di chiudere questo bilancio senza l'esigenza di piazzare una cessione entro il 30 giugno, cosa che invece in passato si era presentata all'Inter. Prima notizia quindi molto importante da sottolineare. La seconda è che la perdita a bilancio con la quale si andrà a chiudere questo bilancio 2023 probabilmente potrebbe attestarsi, anche se siamo ancora dentro delle stime che potrebbero ulteriormente variare, attorno ai 50 milioni di euro di perdita, che sono ancora tanti, ma un anno fa erano 140 e i ricavi erano anche fortemente influenzati dalle cessioni di Hakimi e Lukaku. Quindi si è fatto rispetto ai 246, 140, meno 50, senza considerare grandissime cessioni come invece c'erano state l'anno scorso, è un altro balzo in avanti, niente male. Ma arrivando poi agli elementi tangibili, come si traducono poi queste 2 notizie principali in elementi che poi avranno effettivamente, risalto ed importanza per i tifosi? Prima domanda che tanti si fanno giustamente è: rimarranno tutti i big dell'Inter anche la prossima stagione oppure no? Potenzialmente sì, perché, a questo punto non c'è un obbligo, bilancio alla mano, di andare a vendere dei big per poter risistemare i conti. È chiaro però che, il mercato, ha delle dinamiche, che non possono essere sottovalutate. È chiaro che si coglierà eventualmente l'opportunità per vendere qualcuno, ma soltanto alla cifra che verrà ritenuta congrua, quindi ci sarà anche una forza maggiore in sede di trattativa, con la possibilità poi di reinvestire per dare finalmente vita al vero e proprio player trading di cui abbiamo parlato anche in un nostro approfondimento e di cui si parla molto, molto spesso. Quindi sicuramente è un vantaggio non indifferente questo. Questo significa anche che l'Inter con questi incassi e il ritorno tra le prime 4 nella classifica di Serie A e diciamo buonissime prospettive ormai di qualificazione alla prossima Champions League, ragionevolmente può già fare 2 cose. La prima è riprendere le trattative e i rinnovi dei contratti dei vari elementi importanti della rosa, ce n'erano tanti in scadenza e con delle situazioni in bilico, lo sappiamo, erano stati messi in stand-by, adesso finalmente possono riprendere. Dopo il rinnovo di Darmian è stato di fatto preparato quello di Cianoglu, sono ripartiti i discorsi con Edin Dzeko, con altri calciatori della rosa, si è blindato, comunque verrà annunciato tra poco, c'è un'intesa di massima anche con Alessandro Bastoni e questa è una delle notizie più importanti considerando che era l'elemento più pesante in scadenza 2024 e bisogna evitare nuovi casi screener sicuramente, si discuterà poi con Acerbi e gli altri. Riparte questa pianificazione, questa programmazione e la costruzione anche della rosa. Seconda cosa molto importante, si può tornare finalmente a pianificare anche qualche investimento su dei giovani calciatori da valorizzare. Per giovani intendo non per forza classe 2007, giocatori di 15, 16, 17 anni, anche quello verrà fatto, ma andare a prendere dei calciatori che non sono ancora esplosi, cioè che hanno ancora un potenziale inesplorato. L'anno scorso è stato fatto con delle formule più creative con Belanova e Aslani, adesso la prospettiva è quella di poter tornare a farlo con dei prospetti che abbiano già accumulato anche un po' più di esperienza e che quindi possono essere, facciamo sempre quel riferimento, dei nuovi colpi alla Lautaro Martinez, per così dire. Non a caso si è tornato a parlare di profili come Chalobah del Chelsea, che sembra essere forse il nome preferito per sostituire Skriniar, si è tornato a parlare poi, in maniera concreta di Buchanan sulla corsia di destra, oppure di Retegui in attacco, l'attaccante argentino ormai, della nazionale italiana, profili che, puoi pagare diciamo il giusto con ingaggi sostenibili più bassi rispetto ai big della rosa e un potenziale per valorizzarsi ulteriormente e creare quindi anche valore all'interno di una rosa che invece affidandosi magari a troppi parametri zero, a giocatori troppo in là con gli anni, ad un certo punto si ritroverebbe anche a non avere più valore proprio degli asset all'interno della rosa. La parte sull'ingaggio sostenibile però è anche una delle parti più importanti perché, comunque è vero che gli scenari cambiano con questa Champions e ci sono delle notizie molto positive, però anche la prossima estate probabilmente bisognerà tagliare qualcosa a livello di costi della rosa, anche per rientrare più velocemente, rientrare comunque rimanere dentro i paletti UEFA, oltre che per avvicinarsi sempre più alla sostenibilità. I costi sono ancora, visto che si chiuderà ancora una volta con il bilancio probabilmente in perdita, troppo alti,
qualcosa andrà ottimizzato, ma sempre mantenendo l'equilibrio con la competitività, come è stato fatto anche nelle ultime stagioni. Quindi delle variazioni in rosa ci saranno, con maggiori margini, diciamo, di creatività anche per i dirigenti per andare a costruire la rosa della prossima stagione. Parallelamente, una squadra che arriva in finale di Champions League è ragionevole pensare che possa attrarre meglio anche un nuovo sponsor che sostituisca Digital Bits, appunto. Se ne sta parlando moltissimo anche in questi giorni, oltre al rinnovo che dovrebbe arrivare presto con Nike. La Gazzetta dello Sport in particolare racconta che diversi sponsor, diverse aziende dal mondo del turismo e dei trasporti provenienti dai paesi arabi starebbero portando avanti dei contatti con l'Inter, e questa finale di Champions League potrebbe velocizzare poi i tempi per il nuovo accordo. Tutto questo contribuisce ad aumentare poi, diciamo, la quota dei ricavi fissi, quelli strutturali, con cui poi pianificare la nuova stagione in modo che i risultati sportivi, un minimo, possano essere, diciamo, già pianificati, ma i risultati sportivi possano rappresentare in gran parte, soprattutto in caso di un ulteriore exploit in Europa, un extra rispetto ai conti e non l'obbligo tassativo di arrivare a quel risultato sportivo, altrimenti sarebbero guai dal punto di vista economico. Questo è estremamente importante per mantenere la sostenibilità e per mantenere sano il club. Tornando poi ai discorsi di rinnovo e squadra, anche la situazione Inzaghi inevitabilmente cambia alla luce di questi risultati, di questa coda della stagione, perché anche qui le parole di Zhang, del presidente, sono arrivate in maniera abbastanza forte, abbastanza chiara nel confermare Inzaghi, che si è tolto qualche sassolino sì, però credo che il clima con cui si arrivò, per esempio, al famoso incontro di Villa Bellini con Conte era abbastanza differente, e comunque se ne uscì con una conferma per un'altra stagione. Qui la situazione, soprattutto con i risultati incoraggianti, fa pensare che Inzaghi possa andare sempre di più verso la conferma, anche se poi credo che bisognerà parlare anche di un rinnovo del contratto, considerando che è in scadenza nel 2024 e raramente ho visto degli allenatori comunque rimanere fino all'ultimo giorno del contratto. Ecco, magari un'estensione sarebbe da discutere. In ogni caso, diciamo che i risultati pendono sempre più dalla parte di Inzaghi, anche dal punto di vista economico, dove la società non può che ritenersi soddisfatta, vista la valorizzazione comunque che c'è stata negli ultimi 2 anni e i risultati di bilancio che appunto tendono sempre più a sorridere da questo punto di vista. È ovvio che, confermare l'allenatore, gran parte di questa rosa che sta raggiungendo questi risultati, puntellare qui e là, non c'è bisogno di rifondare totalmente questa rosa a questo punto. C'è bisogno di puntellarla, appunto, ringiovanire e, magari cambiare qualcosa dal punto di vista anche delle caratteristiche per renderla un po' più variegata a livello di composizione della squadra. Tutto questo però ti permetterebbe, almeno dal mio punto di vista, di rimettere di nuovo l'Inter in prima fila per il prossimo campionato e in Europa provare di nuovo a fare dei buoni risultati, considerando che intanto l'Inter partirà almeno dalla seconda fascia nella prossima Champions League. Dico almeno perché finora ci siamo concentrati sullo scenario "semplice", tra virgolette, dell'approdo in finale. In caso di vittoria però della finale contro il Manchester City, si aprono ulteriormente altri scenari, perché vincere la Champions ti porta intanto altri 4,5 milioni di euro, vari bonus che scatterebbero dagli sponsor e non solo. Ci sarebbero 3,5 milioni di euro in automatico per la partecipazione alla Supercoppa europea, che vale un altro milione per chi la vince. Il mondiale per club vale altri 5 milioni, fino a 5 milioni circa, per chi lo vince, ma questi andrebbero poi nel prossimo bilancio. Ma soprattutto, ecco, chi vince questa Champions partirà nella prossima in prima fascia, e questo vuol dire che ragionevolmente si finirà in un girone più abbordabile, e quindi poter puntare di nuovo agli ottavi di finale di Champions League, dove abbiamo visto bastano un paio di incastri, un paio di buone prestazioni e poi può succedere veramente di tutto. È uno scenario che quindi comincia a farsi davvero incoraggiante, perché porta l'Inter al livello di fatturato strutturale sempre più in maniera solida al secondo posto in Italia, dietro ad una Juventus che sappiamo bene quali problemi sta attraversando. Ciò significa quindi che inevitabilmente l'Inter avrà una capacità di spesa a livello di costo
per costruire la propria squadra superiore alle altre concorrenti in Italia, che dovranno inevitabilmente fare un gran lavoro per colmare questo vantaggio, soprattutto se l'Inter riuscirà a dare un seguito a questi risultati con una crescita dal punto di vista anche commerciale. Bisognerà approfittare di questi risultati per dare seguito ed un'ulteriore crescita da questo punto di vista. E non sempre, però molto spesso chi ha più capacità di spesa vince, quindi è un vantaggio non da poco che si dovrà amministrare bene e questo rende, credo, anche infinitamente più appetibile la società per un potenziale nuovo acquirente, perché, i problemi della proprietà intanto non sono spariti, almeno per quelle che sono le notizie di cui disponiamo in questo momento. L'orizzonte del 2024 con il prestito di Oaktree è sempre più vicino, ci sarà il 2027 con il bond e le perdite da ripianare, una società che brilla in Europa, che si struttura per poter essere vincente in Italia anche nei prossimi anni e con un bilancio che torna verso la sostenibilità, di sicuro diventa anche una società più appetibile per dei compratori solidi e non solo per eventuali speculatori. Quindi è una buona notizia anche da questo punto di vista, però ci arriveremo con calma anche con altri approfondimenti. Prima prepariamoci alla finale di questa Champions, vi porteremo delle analisi sul Manchester City molto approfondite, vi terremo sempre aggiornati anche con le novità di mercato e non solo. Abbiamo fatto intanto un punto complessivo sugli scenari e le domande principali che ci avete girato anche nel server Discord di Passione Inter. Io vi invito a fare un salto nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club se vi piacciono i nostri contenuti, se volete stare in contatto con noi ed entrare a far parte della nostra grande community in questo momento così importante della storia dell'Inter. Vi lascio poi in descrizione un altro approfondimento da non perdere per chi ci ascolta in podcast, link in descrizione, per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.